Buongiorno. Allora, stamattina sveglia prestissimo, vista l'alba dalla tenda, Sì. sul mare, bello. Sono le 9 meno un quarto, sono già 30 gradi, siamo Sì. già con l'aria condizionata accesa. Fa caldissimo, veramente caldo. Ci aspetteranno giorni probabilmente belli caldi. Più andiamo a sud, più sarà così. Ma ci sta, è giusto. Adesso stiamo andando Verso Sur. Andiamo verso Sur, andiamo a fare una visitina, una puntatina alla città di Sur, perché ogni tanto anche la città va bene. E poi invece arriviamo fino alla punta estrema, proprio il cornetto dell'Oman, per fare un giro lì dove ci sono le tartarughe, insomma, comunque è un bel posto. Topes. E per poi, se riusciamo, dobbiamo riuscirci entro oggi, fare anche un pezzo del Waiba Sand, quindi magari dormire tra le dune, vediamo, tra il deserto, vediamo se si può fare oppure no. Dobbiamo vedere un attimino le condizioni delle piste e niente, quindi continua la nostra marcia ora verso sud, cioè oggi è domenica, abbiamo lunedì e martedì, mercoledì dobbiamo consegnare la macchina e abbiamo il resort, quindi non possiamo, cioè queste sono le tempistiche e ci sono praticamente 1000 chilometri da fare, forse un po' meno, 900, comunque sono tanti chilometri, sì, 1000 chilometri, alcuni tra le dune, quindi non possiamo più fermarci, dobbiamo scendere e andare verso sud, lungo la costa, perché faremo il più possibile la strada lungo la costa. Dove non ci sarà strada, ovviamente, prenderemo magari la strada quella interna, perché l'Oman ha una lunga strada interna, dritta praticamente, che taglia a Rub al Khali, perché a sud c'è il deserto di Rub al Khali, che è anche il deserto dell'Arabia Saudita, il deserto più grande del mondo. quello dove hanno fatto la Dakar, dalla parte saudita. Dalla parte saudita fanno la Dakar, sì. E c'è questo enorme stradone che taglia praticamente la prima parte del deserto, non ci sono ancora le grandi dune. Se riusciamo facciamo la costa, dove non riusciamo prendiamo questo stradone e andiamo verso sud. Vi faccio vedere sulla cartina, che è sempre bella la cartina cartacea, è sempre bella. Allora noi adesso dobbiamo arrivare qua a Sur, poi andremo sul cornetto in questa zona qua. Questa zona qua invece a sud di Sur ci sono le Waiba Sand, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Sì. Poi proviamo a scendere giù lungo questa strada qua, lungo la costa. Lungo la costa qua ci sono le sugar dunes, che sono sempre delle dune ovviamente, però bianche. Vediamo di prendere questa pista qua, di ricollegarci, di fare tutta questa strada qua sulla costa, per poi l'obiettivo ovviamente è Salalah, dove non mi ricordo, ma tipo qua abbiamo il resort. Dai, su veloci. Ciao caprette, basta mangiare immondizia, mangiano la qualunque queste capre. Questo è un paese prettamente di pescatori. Sì. Qui o fanno i pescatori o lavorano nel modernissimo impianto di gasificazione. Di gas naturale che c'è alle porte della città, che era veramente grande. L'Oman è il 56esimo paese produttore al mondo di gas naturale. Sì, ce l'hanno. Sta salendo la marea. Sta salendo la marea, sì. E laggiù dovrebbero esserci, credo, i cantieri navali. Ci dovrebbe essere un cantiere navale di Sur, è l'unico ancora aperto, che lo Stato mantiene aperto proprio per mantenere la tradizione dei dhow, che sono le barche tipiche. E vediamo se poi riusciamo a vederlo. Adesso andiamo al faro, facciamo un giretto al faro.
Qua siamo proprio sul cornetto dell'Oman, è una spiaggia dove nidificano le tartarughe, dove ce ne dovrebbero vedere. Non è momento, nel senso che si vedono più all'alba e al tramonto. Però la spiaggia non è male, tra l'altro non so. E sono tutte conchiglie che danno questo colore rosa. Ma sono tutte conchiglie, sì, sono pezzi di conchiglia che danno questo colore rosa alla spiaggia. Un vecchio carapace. Palla morti. Sì, sì, sì. Guarda che roba. E tanti pesci palla. Ma tanti, sono tutti pesci palla quelli. Tutti. Sono tantissimi. Questo è Turtle Beach, dove se sei fortunato ci sono tante tartarughe. Noi siamo andati a vedere, ne abbiamo vista una, c'era in acqua, però era una bella tartarugona grande, bella, carina. Intanto puff, sbucava per prendere fiato, carina. Dicevamo, qua si sta facendo duro, si vede proprio, a parte la temperatura che sta salendo, adesso 32 gradi, caldo, e poi niente, non c'è più niente, cioè questo comincia a diventare così. A breve dovrebbero esserci le dune, dovrebbe esserci Waiba Sand, poi però siamo sempre con l'erba all'oceano, quindi a un certo punto, bam, ecco, l'esercito dei gabbiani. Laggiù quella specie di salina che dicevo prima, è segnata anche su Google ma non è segnata con niente, non so, sembra una salina. Ah sì, eh sì, qua pregano sicuramente. Ma ce ne sono tantissime di stanze di preghiera femminili, maschili e moschee, vabbè. Confusione. Bello, eh? Qua è un po' mangiato dal deserto, direi, proprio mangiato dal deserto, perché dalle sabbie. Sì, un po' abbandonato, diciamo un po' abbandonato, semi abbandonato, qualcosa c'è, qualcosa no. Mangiato dalla sabbia. Comunque è un posto di quelli di proprio, vedi, no, è desolato. Mangiato a mezzo dal deserto, sono un po' di auto scassate, case abbandonate, case non abbandonate, qualche negozio, un po' così, ecco. Abbiamo preso la deviazione per Bani Buari, che è un centro. Passa al mare? Sì, qua passa, sì, quella laguna che dicevo prima, che sì, sicuramente salmastra, perché entrerà sicuramente dal mare. Sì, ma per forza. Comunque andiamo a quel centro lì, che è un centro grosso, dove facciamo anche un po' di rifornimenti vari e poi vediamo come entrare nel Waiba Sand. Questa cittadina è grande, in mezzo al nulla, ma è bella grande, c'è un sacco di roba. Grandi di Sur momenti. Comunque messa meglio rispetto a Sur. Sur era un po' più sgrausa. Gigantesca, guarda che roba. Sì, Sur era un po' più sgrausa, non so, era più degradata, sì. E comunque qua per le moschee non badano a spese. Ce ne sono tantissime.
E dopo 1001 topes, 200 milioni di chilometri, questo posto è irraggiungibile, lunghissimo, finalmente eccole all'orizzonte, le dune, c'è la coda di fuoristrada che stanno andando, perché nel deserto si va al tramonto, col buio. Bravo, tanta roba. Ma dove siamo? Porca Dove siamo? miseria. Siamo in mezzo alle dune. Tiè. Vieni. Stanotte dormiamo qua, eh? Allora, Laura sta tagliando i pomodori, stasera cena fredda, tanto qua ci sono 31 gradi, intorno non si vede praticamente più nulla, solo deserto
qualche lucetta. La luna, quella è la luna, qualche stella, c'è qualche lucetta qua e là nel deserto, perché ovviamente Beh, ci sono i campi nel deserto. ci sono altri poveracci come noi che, Sì, che sperano che ritorni che la guida sperano che domani ritorni il beduino, mattina. altrimenti qua rimaniamo qua. Se no ci verrete niente, ci troverete qua secchi perché da qua non se ne viene via. In ogni caso, Ci ha portato, volevamo... per sì e per no, teniamo il Garmin acceso stasera. Sì, per noi c'è il Garmin. Poi Perché volevamo... teniamo il Garmin acceso, non si sa mai, la batteria è carica, almeno ci rileva la posizione e buonanotte. Volevamo provare a seguire, la nostra idea era di seguire la pista, quella, la traccia, quella che c'è, è proprio una traccia che attraversa il deserto e dove fino a un certo punto, fino ai campi tendati, vai senza problema, insomma, spero. E poi dopo più in là diventa un po' così, un po' una pista, un'idea di pista, insomma, non sappiamo bene, comunque ci sono varie... E poi invece niente, a un certo punto ovviamente ci hanno brincato e ci hanno portato a vedere il tramonto. No, il tramonto, il tramonto. E a questo punto ci ha portato un posto bellissimo, bisogna dire, bisogna dargliene atto, perché è subito salito sulle dune, perché la pista, quella, la traccia sale, cerca di non salire sulle dune ovviamente, invece lui poi salita sulle dune subito. Questa macchina va che non ha problemi e siamo arrivati in un posto così, e allora a questo punto sì che c'è, tanto che per andare verso Salalla domani sarebbe stato un problema, perché noi siamo qua e la strada o prendi questa qua per lungo il mare o prendi questa qua che fa un po' l'interno e che va di nuovo lungo il mare, ma Sì, sono diciamo in ogni caso 4 ore e mezza ci e 4 ore. risparmiamo 300, Invece così 150 facciamo km. 100 km, che tra l'altro l'auto è noleggio a chilometri, quindi Sì, infatti. va anche bene, ci risparmiamo diversi chilometri, le ore saranno più o meno 3 ore, secondo me alla fine la faremo in 3 ore, attraversiamo il deserto e domani ci porta, ci accompagna e attraversiamo tutto il deserto. Ok.